Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2023. Grazie. Abbiamo la carta della giustizia, amici della bilancia. Casca a pennello, direi. Quando c'è la bilancia, quando c'è la giustizia, scusate, perché è la vostra carta, intendevo. Quando c'è la giustizia è perché c'è qualche cosa che o ritorna in equilibrio o andrà in equilibrio. Tenete presente che è sempre una carta che è collegata con la burocrazia, quindi se per caso state aspettando qualche tipo di firma o di benestare o di contratto anche, avendo la carta della giustizia è molto facile che nella seconda metà di maggio arrivi questo tipo di risposta, questo tipo di risoluzione burocratica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che parla di tutto quello che è la sezione riservata agli abbonati. Troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con la carta del mondo al contrario, un 6 di denari al contrario, un 7 di denari, un 10 di bastoni, la regina di denari, un 4 di denari, andiamo a vedere l'ultima carta, un 8 di spade. Interessante. Allora, qui abbiamo due carte al contrario che mi dicono che se parte da una situazione che non è completamente in equilibrio, che non è completamente ehm, completa, appagante, mi verrebbe da dire. Quando il 6 di denari è al contrario, ci potrebbe anche essere una situazione di, come vi posso dire? Se fosse per esempio una situazione lavorativa, è un po' come se ci fosse una paga più bassa rispetto a quello che vi meritereste. Mm? E tenete presente che il mondo, quando è al contrario, è come se ci fosse un compimento, una sorta di completamento che non arriva o che state cercando di raggiungere. E potrebbe proprio essere un completamento, una questione, una sorta di soddisfazione tra quello che valete e quello che percepite. Se per esempio non fosse una situazione lavorativa, ma per voi fosse una situazione un po' più in generale, è quello che vi valutano gli altri e come vi vedono e vi valutano gli altri. E avete anche questo set di denari o come la sensazione che per certi versi come se vogliate togliervi del lavoro dalle spalle. O come perché anche qui avete il 10 di bastoni, che parla di lasciarsi indietro qualche cosa, di lasciarsi indietro le aspettative degli altri. Ehm, Fondamentalmente è come se avesse già lavorato tanto, ma non fosse stati riconosciuti per il lavoro che avete fatto realmente. Andiamo poi a vederlo con i mini tarocchi. Come vi dicevo, il 10 di bastoni è una carta che vi dice che è necessario chiudere un ciclo per far sì che se ne apra un altro. Andiamo poi avanti nella seconda parte della lettura con la regina di denari, un 4 di denari e l'8 di spade. Le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'inizio e andiamo a vedere il mondo di che cosa ci parla nello specifico. Abbiamo la carta del mago, abbiamo la carta del giudizio al contrario e la regina di spade. Io credo che sia una persona vicino a voi, questa regina di spade nello specifico, che non vi dà il giusto riconoscimento. Ho come la sensazione che non ci sia una comunicazione fluida, mm? Perché comunque avete questo, avete il giudizio al contrario.
Allora, se state aspettando la comunicazione di cui parlavo all'inizio, può essere che fino, diciamo, alla metà di maggio non vediate nessuna comunicazione, anche se voi siete lì pronti per partire, perché qui abbiamo una carta di chiusura ciclo e questa è una carta di inizio cicli, ok? Però è come se, avendo il giudizio al contrario, o non vedete qualche cosa o appunto la comunicazione non arriva. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, abbiamo l'imperatore al contrario, 10 di coppe e asso di denari. Sì, ragazzi, è un po' quello che vi dicevo prima, è come se non ci fosse una stabilità, è come se non ci fosse un potere materiale in questa situazione o in questa relazione o in questo tipo di lavoro, per esempio, ok? C'è la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo, ma è come se aveste bisogno di trovare più soldi fondamentalmente per qualcuno o più sostegno. È come se non ci si sentisse abbastanza all'interno di un gruppo, nonostante questo asso di pentacoli. Quindi questo dono, questa possibilità di iniziare qualcosa di nuovo. Cos'è che non vi dà la stabilità? Potreste anche essere semplicemente voi che non vi sentite all'altezza di questo gruppo o di formare una famiglia. Andiamo a vedere il 7 di denari. 7 di denari un'altra volta. E fante di bastoni. Guardate, la burocrazia ha i suoi tempi, ragazzi. Vedendo questo gruppo di carte sento che voi vorreste vedere il risultato subito, in fretta. Probabilmente avete tanto entusiasmo di voler cominciare questo nuovo percorso, questo nuovo gruppo, questo nuovo lavoro. Ehm, è come se voleste cambiare di prepotenza qualche dinamica. Però è come se le cose qui fossero un po' bloccate con la carta del giudizio al contrario. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 3 di spade e sacerdotessa. Ho come la sensazione che qui dobbiate vedere oltre. È come se ci fosse un momento di sacrificio qui dove dovete attendere per arrivare poi a questa giustizia divina. Il 3 di spade mi dice che c'è ancora un dolore, una sofferenza dentro, probabilmente perché non riuscite a raggiungere questo obiettivo, questo riconoscimento a cui voi puntate. Potrebbe anche essere un ruolo, nel senso che magari avete lavorato per riuscire a essere, non lo so, promossi o avere un avanzamento di carriera e siete lì in fase di attesa, non vi sentite completamente appagati eh, di quello che state, di quello che non che state facendo, ma di come vi valutano e come vi riconoscono gli altri. Più che tutto è quello, è come se aveste bisogno di un riconoscimento da parte dell'esterno. E questo vi fa male perché non arriva, non come voi lo vorreste. Andiamo a vedere la regina di denari. 4 di coppe e ruota della fortuna. Ragazzi, qui sento che per paura di non essere valutati, attenzione perché rischierete di fare più del dovuto per appunto riuscire ad essere riconosciuti. Però non è così che cambiano le cose. Abbiate fede, la giustizia divina arriva. Andiamo a vedere il 4 di denari. Giustizia, giustizia al contrario e fante di pentacoli al contrario. È come se doveste andare oltre, avete anche la papessa. Non limitatevi a guardare il singolo momento presente piuttosto che solo quel pezzetto di lavoro. Cercate di vedere le cose da un punto di vista più ampio, andate oltre la dualità, vi dice la sacerdotessa. Cercate di capire che per quanto vi sforziate, potrebbe non essere, diciamo, il metodo giusto per far cambiare le cose, ma anzi,
probabilmente avete bisogno di capire che cosa per voi è sicuro e che cosa per voi tagliare. Vi ricordo che la giustizia ha la spada e arriva per tagliare quello che non serve più, proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Adesso voglio andare a vedere questo 8 di spade, il matto e un 4 di bastoni al contrario. Allora, qui ho la sensazione che non abbiate fiducia nel fatto che possano farvi un contratto o possano migliorarvi il contratto. Perché? Perché vedete che le cose non arrivano subito e quindi è un po' come se vi fermaste a pensare: ma me lo faranno? È solo una falsa promessa? Come posso accelerare le cose? Però in realtà è solo questione di tempo. Qui avete un 7 di pentacoli, vi dicono di portar pazienza fondamentalmente. Cercate di avere fiducia nella vita, cercate di non scendere troppo compromessi con voi stessi pur di avere questo riconoscimento, fatevi pagare il giusto o chiedete il giusto, soprattutto se siete autonomi. Se c'è una paura di base di non lavorare, ragazzi, può essere che qualcuno abbia la tendenza ad abbassare i prezzi, mm? Perché è come se fosse quella l'unica strada che vede possibile per incrementare il lavoro. Non è sempre così. Primo perché il lavoro degli autonomi va a ondate. Ci sono delle ondate su e non è come il lavoro fisso dove arriva sempre lo stesso stipendio a fine mese. Ci sono dei mesi dove si guadagna di più e dei mesi dove si guadagna di meno. Però abbiate fiducia, fate il salto di fiducia, ok? Abbiate fiducia anche in voi stessi. Abbiate fiducia nel fatto che se fate un lavoro di qualità è giusto che chiediate un certo prezzo. E tenete presente che con l'otto di spade è un po' il vostro modo di pensare che è troppo negativo, per quello che le carte vi consigliano con la carta del matto di ritrovare fiducia sia nella vita che in voi stessi. Ho come la sensazione che qua dobbiate imparare più che tutto a proteggervi, a mettere dei confini, a mettere delle barriere, a restituire al mittente le responsabilità che non sono vostre, perché voi non vi potete caricare anche dei compiti degli altri. A ognuno il suo. Bisogna cambiare questo tipo di dinamica e lo farete semplicemente iniziando a proteggervi, iniziando a tagliare quello che non serve, invece che darvi ancora di più. Ragazzi, la carta della giustizia è anche una carta che parla di contratti, eh. È vero che qui le abbiamo sia il 4 di bastoni che la carta della giustizia sono girate al contrario, ma ho proprio un po' la sensazione che vi dicano di non scendere a compromessi in questo caso. Mm. Bene, andiamo a vedere un oracolo. Fatemi poi sapere come vi risuona nei commenti. Se per caso la regina di denari fosse un collega o una collega un po' antipatica, diciamo così, il consiglio delle carte è di ignorare questa persona, semplicemente ignorate la persona. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 14. Allora ragazzi, devo dire che è una carta che parla di pace. È una carta che parla di rifioritura. Qui avete un asso di denari. Tenete presente come richiamano tutte e due il sole. Anche qui c'è un sole bello forte che illumina questo fanciullo. Anzi, è una fanciulla. Va bene. Questa carta vi dice che è ora di rinascere, è ora di ritrovare. Qui parla di agente di cambio, quindi sia da un punto di vista monetario potrebbe essere un agente di cambio, un lavoro di mediazione o cose per lo stile, oppure è come dire, dovete trovare il vostro elemento scatenante, ok? Quello che vi fa venire l'entusiasmo, quello che vi fa scattare, quello che vi fa partire, quello che vi accende la passione. Mi viene anche in mente questo matto, no? Che vi dice di ritrovare un pochettino quello che è la forza vitale, la fiducia nella vita, nelle vostre capacità, anche nell'universo.
e parla di un periodo comunque con un certo impatto, di una certa importanza. Il numero 14 è un numero angelico, cercatelo su YouTube o su Google. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale, tutte le persone che si sono già abbonate al canale, quindi grazie. Grazie anche di essere rimasti qui con me. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!